Awewiator. No, aspetta. Non è italiano, è latino. Allora, ciao ragazzi e ragazze. Oggi ho deciso di fare un video casuale su un argomento casuale. Sull'argomento di come ho imparato, o dovrei dire meglio, come sto ancora imparando l'italiano. Ok, dato che le mie abilità di monologo non sono ancora le migliori, guarderò molto sulle note. Difatti questo potrebbe effettivamente assumere la forma di una narrazione. E sì, prima di tutto non puoi finire l'imparare. Non puoi finire di imparare una lingua. È un processo che dura tutta la vita. E in secondo luogo, il mio livello di italiano non è eccezionale. In effetti, l'ultima volta che ho conversato con qualcuno dall'Italia è stato qualche mese fa. E in realtà stavo dicendo molte cose in spagnolo e non in italiano, perché a quel punto il mio livello era molto peggio. In effetti direi che a gennaio il mio livello di italiano era piuttosto miserabile. Potrei capire alcune cose, ma non potrei dire molto. Comunque, quest'anno ho studiato molto, usando alcuni metodi interessanti che sono disposto a condividere con voi adesso. Comunque, solo per chiarire, il mio livello di italiano non è abbastanza buono per creare questo tipo di monologhi mentre parlo. Questo è il motivo per cui in realtà ho scritto tutti i miei pensieri. Ma hey, in realtà posso anche parlare indipendentemente da qualsiasi testo. Lo giuro. Ma questo testo è molto difficile. Quindi è per questo che ho deciso di essere preparato, sai. Quindi sì, il mio livello di italiano non è così basso. Bene, almeno quando non stiamo parlando di gesti. Sono russo, sai. Comunque alcuni dei miei amici mi stavano chiedendo come parli così tante lingue e come le hai imparate. E la risposta è dipende. Tutte le lingue sono diverse e alcune delle lingue sono più facili di altre. Ad esempio l'italiano è ovviamente più facile da imparare rispetto al cinese mandarino, e non sto nemmeno menzionando il fatto che il modo in cui impari una lingua dipende dal tuo background culturale. Ad esempio, capire l'ucraino per me come slavo era molto più semplice delle comprensioni del tedesco, anche se l'ucraino è oggettivamente una lingua più difficile da imparare. Allo stesso modo, penso l'italiano sarebbe relativamente facile da comprendere per le persone che hanno una buona conoscenza dell'inglese. E se oltre a questo conosci il francese, lo spagnolo, il portoghese o altre lingue romanze, allora imparare l'italiano sarebbe un giro facile, un giro accidentato, sì, ma non come il tedesco, che a me anche adesso a volte sembra una montagna insuperabile. E sì, ci sono alcuni strumenti per l'apprendimento delle lingue che potrebbero essere adatti a quasi tutte le lingue che stai imparando. E molto probabilmente dedicherò un intero video solo a questo argomento. Quindi, cosa suggerirei di farci all'inizio, quando la tua esperienza di apprendimento delle lingue appena iniziata? Prima di tutto devi capire le basi della pronuncia e della grammatica della lingua italiana. Per questo uso principalmente due risorse: Memrise e 50 Languages. E a proposito, no, né questo video né probabilmente nessuno dei miei altri video negli ultimi anni non sono sponsorizzati da nessuno. Condivido solo i miei pensieri su questo argomento.
Cosa trovo bene in Memrise? Prima di tutto, la qualità dell'audio nei corsi di italiano è sorprendente. Sia quando si pronunciano singole parole, che quando si pronunciano intere frasi. Gli attori parlano con un accento impeccabile, sebbene con variazioni di volta in volta. E se acquisti la versione a pagamento, sarai anche in grado di vedere alcuni brevi video. Anche se direi che la versione gratuita è ancora eccezionale ed è molto utile ad inizio, ma è molto utile, ok? E sì, nel primo mese di apprendimento dubito che tu abbia effettivamente bisogno di qualcos'altro. In effetti, se non hai alcuna esperienza con le lingue romanze in anticipo, l'utilizzo di qualsiasi altre risorse di apprendimento puoi renderti troppo stressato e ostacolare il tuo processo. Certo, se ti senti curioso, non c'è bisogno di smettere di cercare alcune regole grammaticali qui e là, ma iniziare la tua esperienza di apprendimento con un libro di testo non è per me. Non è per me. Proprio come un bambino non apre un libro di grammatica fino all'età di 7 o almeno 5 anni, non dovresti cercare di forzarti a consumare tonnellate di grammatica prima che le tue abilità italiane abbiano almeno 5 settimane di età o qualcosa del genere come quello. E un punto chiave. La versione desktop di Memrise è di gran lunga di migliore. In realtà non ricordo nemmeno di aver usato la versione per smartphone. Forse è stato 2 anni fa, forse è stato 3 anni fa, forse è migliorato, non lo so. Ad ogni modo, adoro la loro versione desktop, che ha visto recentemente alcuni miglioramenti, tra cui l'aggiunta dell'opzione per rimuovere il fastidioso timer e l'aggiunta di nuovi più grandi elenchi di parole e frasi. Allo stesso tempo hanno rimosso l'opzione di creare i meme da tutti i corsi ufficiali, il che è un po' ridicolo, poiché il nome del sito deriva letteralmente dalla parola meme. Ma comunque, come detto, è ancora una grande risorsa. Un altro strumento chiave per ogni principiante è secondo me 50 Languages. E mentre l'opzione dell'elenco dei vocaboli con le immagini potrebbe non essere così utile per un principiante completo, l'opzione che attira sempre la mia attenzione sono le frasi, oppure come viene chiamato in inglese guidebook. L'essenza di tutto è questo: hai centinaia di frasi che puoi sia leggere che ascoltare sul sito e scaricare come archivo con file MP3 da aprire sul suo dispositivo. La cosa più interessante qui è che sul sito è possibile scegliere tra diverse coppie di lingue, in modo che ad esempio la frase originale sia in inglese o francese o qualsiasi altra lingua, la lingua dall'elenco, e le frasi tradotte saranno date in italiano. Le mie coppie era ad esempio portoghese, brasiliano ed italiano. Ok. Quello che farei personalmente come principiante è questo: in primo luogo scarico i file MP3 e inizio ad ascoltarli durante il mio tempo morto,
Ad esempio, quando vado per comprare cibo. Allo stesso tempo prendo un nuovo quaderno e quando ho un po' più di tempo libero, comincio a scrivere le frasi dal sito nel quaderno secondo secondo il mio ritmo e poi a riascoltare quelle che ho già scritto. Che ho già scritto. In questo caso ovviamente non è necessario fare tutto in modo lineare. Puoi rimanere su alcuni argomenti più a lungo ed ascoltare i file MP3 nel frasario più volte di seguito. O addirittura saltare alcuni argomenti. La cosa fondamentale è riempire il tuo tempo libero con questa lingua. Far funzionare il tuo cervello. Associare il suono della nuova lingua con il significato associato sia alle parole singolari sia a intere frasi. Ok, entro la fine del primo mese hai già acquisito la conoscenza di base della lingua. In effetti, se hai lavorato abbastanza duramente, potresti già essere in grado di viaggiare in Italia e persino parlare un po' con la gente. E questo è quando inizia il periodo più cruciale. Il periodo che durerà alcuni mesi o forse un anno, al termine del quale molto probabilmente raggiungerai il livello intermedio relativamente confortevole. Questo è il periodo che a volte chiamo il periodo baby, perché durante questo primo anno di apprendimento dell'italiano non sarai in grado di fare quasi nulla di significativo senza il tuo daddy, the Google Translate o Yandex Translate, se la tua lingua principale è il russo. Google Translate non traduce abbastanza bene dall'italiano al russo. A questo punto dovresti finalmente iniziare ad approfondire la grammatica, apprendere nuove regole, guardare tonnellate di video su internet sia nella tua lingua madre che persino in italiano, se tali video hanno i sottotitoli. La chiave qui è di non fermare questo flusso molto potente di nuovi dati che il tuo cervello riceve. E sì, hai indovinato bene. A questo punto puoi anche ascoltare audiolibri e podcast, molti dei quali sono gratuiti e possono essere facilmente scaricati da qualsiasi luogo diverso su internet. A proposito, prima di guardare un film, ascoltare un audiolibro o giocare, prova a trovare il riassunto delle cose. Questo aiuta a capire immensamente. A questo punto puoi anche iniziare a leggere interi articoli in italiano, inclusi più articoli su Wikipedia, o persino libri. All'inizio sarà difficile. In effetti possono essere necessarie diverse settimane, se non mesi, per familiarizzare con il libro o il gioco. Hey, what are you doing, son? Wasting your time again? I'm learning Italian. What? I'm learning Italian. Oh, son, I'm very proud. Thanks, Dad. Potrebbe volerci ancora di più per adattarsi a podcast e audiolibri senza sottotitoli, ma non dovresti mai lasciarti scoraggiare. È un periodo da bambino e dopo averlo superato e diventato un studente intermedio, la vita diventerà molto più semplice. E fino ad allora ricordati di non essere timido nel fare affidamento sul citato traduttore di Google, il tuo daddy. E se vuoi provare qualcosa di ancora più esotico, prova letteralmente a scrivere interi dialoghi da film o articoli di Wikipedia, sia con una penna che con una tastiera. In effetti suggerirei di usarli entrambi di tanto in tanto.
in modo da poter sentirsi un antico storico romano, un filosofo, sia uno scrittore del XX secolo. E sì, imparare le lingue è divertente. Durante questo periodo di bambino, cerca di abbracciare tuo bambino interiore. Perché, come tutti sanno, i bambini imparano facilmente le lingue. E secondo me stanno andando più facilmente non perché sono necessariamente più intelligenti, ma poiché i bambini possono rilassarsi, possono lasciare che la loro mente inconscia apprenda da sola. Direi infatti l'apprendimento delle lingue è molto simile allo sport. Con la tua mente consciente fai gli esercizi, mentre il lavoro più grande viene automaticamente eseguito inconsciamente. Questo è l'essenza di base di come ho imparato l'italiano. Consumo di molte informazioni, simile a un bambino. Ora sono nella fase intermedia, l'altopiano intermedio, come lo chiamano molte persone. Alcune persone dicono che è la fase più frustrante, perché in questa fase è facile sentirsi senza speranza, poiché la strada per la competenza richiederà molti anni. Ma sai cosa? Ora su questo altopiano intermedio posso ascoltare gli audiolibri e capire almeno la trama, soprattutto se ne ho letto prima. E posso già guardare film liberamente, con i sottotitoli. Nonché parlare con la gente madrelingua. Stare sull'altopiano è fantastico. E onestamente per tutti quelli che non sono ancora lì, fallo. Investi il tuo tempo, solo pochi mesi. Lascia che la mente cosciente apra la strada e lascia che la mente inconscia faccia il lavoro. Ascolta molto, leggi molto, impara nuova grammatica, parli, vivi. Sì, vivi in italiano. Vivi in italiano, amico mio, puoi farlo. E su questa nota positiva volevo ringraziarti per aver guardato fino alla fine. Speravo che il mio video di oggi ti sia piaciuto e se questo è vero, per favore, non senti pigro e lascia un like e forse un commento se hai qualcosa in mente. Come sempre, ci vediamo nei miei prossimi video.